È dura la vita del minatore. Vabbè. Aquí entrega Amazon. Mi perrita y yo vamos de viaje. Qui non c'è stabilizzatore che tenga. Ciao a tutti, siamo tornati qua agli uffici di Vera de Guayaquil. Adesso sono nell'ufficio di gerenza generale e vi faccio vedere una cosa. La differenza della volta scorsa era che stavano facendo gli scoli dell'acqua che devono essere fatti perché qui le piogge sono importanti, infatti nella strada quando siamo venuti su c'erano veramente tante frane e quindi è una cosa molto importante per mantenere il terreno. Come potete vedere qua, questa parte qua sono i nuovi scarichi delle acque piovane. Questo che avete appena visto sono i laboratori che dovevano essere ampliati. La differenza della settimana scorsa è che hanno già fatto la battuta di cemento e adesso verranno poi montate le strutture. Ma la cosa più importante è questa. Stanno iniziando a montare l'impianto di lavaggio. Quelle sono le due tolde, o meglio i due contenitori che erano prima montati a terra e che in questo momento appunto sono stati alzati e saldati. Ma adesso andiamo a vederli da vicino. Oggi fa particolarmente caldo, ci saranno 35 gradi umidissimi. Hanno iniziato a montare le tolde, quindi grossi due contenitori dove riceveranno il materiale proveniente dalla miniera con la teleferica, e stanno montando un'altra struttura che adesso cercherò di andare a chiedere all'ingegnere se lo trovo, che dovrebbe essere, penso, uno dei vari supporti alle macchine. Falle vedere.
Esistono delle cose che purtroppo noi non possiamo controllare, che è questa. Si è rotta, e questa è molto importante perché è uno dei macchinari che vengono utilizzati ovviamente per movimentare la terra e anche per montare l'impianto. Però abbiamo riparato le altre e questa è in fase di riparazione. Mi hanno detto che stanno aspettando i pezzi di ricambio che dovrebbero arrivare questa settimana. Purtroppo qua reperire i pezzi di ricambio non è semplicissimo e a volte si tarda delle settimane. Giusto per farvi vedere quanto è grande questa cosa. Eccomi. Ecco, praticamente Mauri è quasi più magra del palo. Grazie. Questa gru, fino a settimana scorsa, anche questa purtroppo era rotta. Ed è stata importante perché è quella che solleverà tutte le strutture della pianta di lavaggio. Adesso funziona, per fortuna. Abbiamo avuto una settimana di ritardo, ma ahimè queste cose succedono. Vedete l'arrivo della teleferica, dove verrà montato un nastro, dove ci sarà un contenitore lì che non è ancora stato costruito, e verrà di nuovo con un nastro buttato in questa tolva il materiale proveniente dalla boccamina. Alcuni hanno detto che è piccolina, che è una cosa... non è così. Porta la bellezza di 1200 tonnellate. E nel video scorso abbiamo fatto vedere l'ingegnere che ci spiegava che il plento di cemento che lo sorregge va sotto per 40 metri. Esatto. Tengo a precisare che il carico massimo è di 1200 tonnellate e speriamo di arrivarci. Per chi sostiene che questo è piccolino, guardate la dimensione degli uomini. Già sta facendo la prova del subito baccata col peso. Già sono i motori elettrici messi, è già funzionante, e adesso stanno elevando il primo carrello per poter fare delle prime prove di trasporto. Manca solo la neve e poi sembra di essere in una stazione sciistica. Come potete vedere alle mie spalle, di fianco all'ultima torre, c'è un palo con la trifasica. Qua viene utilizzata la 440 invece che la 380 come in Europa. Tutti questi pali che corrono attorno al perimetro verranno poi interrati perché sono pericolosi per l'elicottero. Non vogliamo disturbare troppo il cantiere. Noi ci infiliamo ovunque. Così vedo cosa stanno facendo. Questo è il progetto di quello che stanno montando, che suppongo sia un supporto molto alto, probabilmente per un'altra nastro trasportatore. Vediamo che sta saldando e noi abbiamo solo gli elmetti, ma non abbiamo... Fernando mi ha detto che posso andare dove voglio, io vado dove voglio. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿vosotros? Bien, ¿Qué está haciendo este proyecto, no? sí, Que es como una columna. para los motores, base para los motores. Ah, vale. Para los motores. Vale. ¿Cuándo se acaba? Ya. Pronto. Grazie, buon trabajo. Di fianco all'impianto di lavaggio ci sono i depuratori, o meglio i basamenti dei depuratori delle acque, quelle che faranno il trattamento delle acque che usciranno dall'impianto di lavaggio e poi verranno immessi di nuovo nel fiume. Come potete vedere qua cemento a mano da tutte le parti. Questa è la canalizzazione delle acque piovane che vi ho detto prima e abbiamo visto anche con il drone. Come vedete alle mie spalle ci sono gli uffici su 2 piani. Questo è il laboratorio metallurgico dove si fanno le analisi e se guardate là sopra ci sono 2 depositi bianchi che sono stati messi questa settimana, che sono le cisterne d'acqua. Oh, vedo del cemento nuovo! I laboratori ve li abbiamo fatti vedere la volta scorsa, però la volta scorsa si vedeva che non c'era questo pavimento fatto, ed è l'ampliamento che hanno deciso di fare dei laboratori. Hanno già fatto le fondamenta, quindi insomma adesso devono aspettare che asciughi bene per poter montare la struttura. Sempre la canalizzazione dell'acqua, io che fiatona, che stanno facendo tutta a mano. L'altra volta non c'era questo pezzo,
cemento, anche lì con lo scivolo. Ragazzi, ogni passo risparmiato in questo posto è oro. Novità che avevano detto l'altra volta, siamo in questa sala conferenze, hanno messo una scrivania che è l'ufficio di geologia, perché non c'è più posto di là. Siamo mica qua per tenere le bambole. Mica amici babà, mica siamo qua a smacchiare i leopardi. Le cose si dicono E le fanno. E questa è la scrivania di geologia. Dime Fernando, ¿qué están haciendo? Pues, coño, subiendo la góndola, acabando con las últimas pruebas, porque hoy empieza a subir el mineral ya De pronto. de manera definitiva, aunque no en automático, va a funcionar de momento en manera manual, pero ya empieza a subir todo el mineral, que eso es lo que necesitamos. Ah, esta es una de las, esta es la tolva, la tolva de gruesos. Aquí es donde se almacena el mineral que sube por acá, que sube con el teleférico. Y aquí es donde se almacena. Esta tiene una altura de 14 metros y una capacidad de más de 200 toneladas. Esa ya sería la tolva de Finos, la que directamente, la que comienza todo el proceso. Y ahí, esa zona que están preparando, esa es la zona donde se hace la trituración principal. Creo que va a ser mejor que te subas tú, Mauricio, que pesas más. O tu? Buonasera, ormai ho intervistato tutti, mi manca solo l'ultima persona, anzi l'ultimo cane. Ciao Goldi, raccontami la tua esperienza qui nella miniera. Sì, cosa mi stai dicendo? Ok, ottimo. A parte gli scherzi, sono in un ufficio quasi qualsiasi e quello che ho qua è il piano in 3D di Walton. Praticamente di quello che è stato fatto fino ad oggi. Noi siamo entrati qua la volta scorsa, siamo andati avanti a piedi. Questi sono i tunnel, no? Le gallerie. Esatto. E poi siamo arrivati la prima volta in fronte, diciamo il fronte dove stavano scavando il tunnel di servizio. Poi siamo saliti di qua, anche questa è realmente la vetta, e abbiamo proseguito fino ad arrivare a quella grossa stanza dove avete visto praticamente salire le scale. E poi siamo andati in questa direzione fino ad arrivare al, diciamo così, il punto che è il fronte proprio della miniera. E qua, come vedete, c'è una deviazione della vetta sulla sinistra. La vetta che cos'è? La vetta è dove c'è l'oro, sostanzialmente quella parte. L'avena. L'avena aurifera. Lo dico in spagnolo. Poi se guardi, questi qua sono tutti piani, mi aveva spiegato Walton, poi faremo un'intervista di quello che sono le esplorazioni future, cioè tutta la parte verde è quella che andremo negli anni a fare. Questa parte qua, che qui non si vede, però girerà e andrà a collegarsi a un'altra vetta, quindi un'altra vena, come dici. E questa è solo una parte del piano, però insomma fa capire che c'è tanto da scavare. Sì, tanto. Se noi in un anno abbiamo fatto questo qua, tu pensa, questo più o meno è... Quella è la montagna. Sì, questo più o meno è 30 anni di esplorazione, perché poi la vena è così, questi sono più livelli, 50 metri, un altro livello. Ma la vena, io ho capito solo alla Maria col piano in 3D che la vena è un muro e non è fatto come una vena del sangue. Sì, io pensavo che era una cosa tipo... No, praticamente questa è la montagna, è come se io metto la mia mano dentro la montagna e tutta questa è la vena. Poi ce ne possono essere diverse, possono deviarsi, possono incrociarsi, possono rompersi, però la vena è come fosse una placca enorme. E noi io pensavo che era come un filo, un tubo. No, e invece è una cosa enorme. Questo lo fanno vedere nei film, ma non è così.